Eccoci, siamo qui per Ross. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedi? Mi mostra dei gesti con le mani. Dapprima le mani giunte, come se volesse chiedere aiuto all'esterno. Poi queste mani le porta prima sui suoi occhi e poi a massaggiarsi le tempie. Ti dà l'autorizzazione? Sì, con una sorta di senso di frustrazione. Vibrazione. 19 miliardi. Consapevolezza. 139. PS. 41. Vite precedenti. 1201. Cervello. 8. Allora, per essere una seconda sessione sono valori abbastanza bassi. Consapevolezza bassa, poca PS, le vite ok, cervello basso. Per essere prima ok, una seconda no. Oggi è una data importante per Ross, posso dirlo, no? È il suo compleanno. Causa esoterica della scelta di questa data. Comunque valenza esoterica. È un anno determinante, no? Perché nel 2023 il suo giorno cade 23, ok? Sono- mm. Quindi il giorno 23 nel 2023 lei compie gli anni e sono un anno altrettanto importante, un traguardo importante, no? Quello che viene di solito definito il mezzo del cammin della vita. Oggi è un palindromo, è Sì, 230222023. sì. Lei ha la possibilità finalmente di guardarsi autenticamente allo specchio, di vedere chi è lei realmente, al di là della sua mente, perché c'è molta mente in lei. Mhm. In questo caso più che mai è vero che la mente mente. Chiamiamola la mente, come si presenta? È truccata, con un rossetto rosso molto evidente, per dirmi che lei è ben curata in tutti i particolari, che nessun dettaglio è rimasto indietro, che è pronta, è tutta truccata, è pronta per uscire. Entità eteriche. Io vedo una mantide e 2 DL. La mantide è molto subdola, no? Che crea questi giochi di illusioni, dove da un lato le permette di sentire la sua grande forza, però dall'altro la ostacola nel realizzare quelli che sono i suoi principali obiettivi, progetti, concretizzare davvero ciò che lei profondamente vuole. Quindi le fa fare tutta una serie di cose di contorno, però poi rispetto a quello che è il suo obiettivo principale le pone l'ostacolo. Ci sono altre entità eteriche? No, non direi.
Come si chiama il nuovo progetto di Ross? Questa è la sua seconda sessione. È qualcosa che può essere Vinaville, perché mi fa vedere che solo i piedi sono incollati, no? Poi per il resto lei è anche abbastanza libera, però è ancora come incollata, anche se lei non lo vorrebbe e anche se lei non lo consapevolizza del tutto, è ancora incollata a un certo tipo di retaggio e a un certo tipo di vita che era quella sua passata, che era quella in cui aveva scelto, diciamo così, di seguire dei canoni, no? E pertanto di sistemarsi, avere un marito, famiglia, casa. Vinaville, colla debole e fortissima allo stesso tempo. Se ha le Sì. modalità di essere applicate e asciugarsi in maniera corretta, il Vinaville è cemento. Può incollare il legno o la carta in maniera molto molto efficace. Entità mentali, se ci sono. Questa qui è molto nascosta e si chiama proprio trucco e di nuovo mi propone questa immagine del rossetto, dove lei si veste il proprio sorriso di questo rossetto, però è come se fosse una sorta di mascheramento, perché le sue emozioni più profonde non corrispondono a quel sorriso mascherato di rossetto, perché dentro di sé ha una sensazione proprio di non riuscire ad arrivare al cuore della questione, non riuscire ad arrivare al suo obiettivo per cui si sta tanto adoperando. Come si chiama questa? Non so, mi viene fuori trucco rossetto. Che livello ha? 2 direi. Basta o qualcos'altro? E c'è come questo legame sbiadito con questa entità mentale collettiva sistemati, no? Per cui lei di fatto si è abbastanza sganciata da questa, che è relativa al matrimonio e specialmente alla posizione lavorativa di suo marito. Io vedo per esempio che il motivo per cui suo marito non si allontana è anche una sorta di riconoscimento sociale, non so, Di lei o di lui? di lui, no, diciamo così che l'ideale per il suo ruolo è avere moglie e figli, ok? Che venga riconosciuto dagli altri colleghi e dai superiori come quello che ha così, questi La canoni. famiglia. Sì, 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 sì. Il divorziato è già un perdente. Non va bene. Io vedo che lui però c'ha anche un po' una vita parallela, diciamo, no? Ma è come se avesse bisogno di mantenere questa facciata. Mhm. Chiamiamolo intanto nel cinema insieme ai 3 figli. Lui viene in divisa, con gli occhiali da sole, Mhm. anche perché più di tanto lui non può neanche vedere. Quindi il fatto di avere gli occhiali da sole rappresenta più che altro questo. Adesso lui scrive su un pezzettino di carta un numero e quello è il grado del massone di massoneria che riveste. Se non lo è, 0. No, no, 20. 20. Quindi è un massone. Direi di sì. Ci vuole raccontare quali scelte, quali step ha raggiunto? Ah, ma voi non capite che cos'è la massoneria. Va bene. Allora, vuole stare qua a capire consapevolezza e quant'altro? Resta. Togliedosi gli occhiali, se no se ne va. Ok, vado a lavorare. Vabbè. C'è Chiamiamone, bisogno di me.
Chiamiamo nel cinema l'illetterata, visto che prima è stata citata. La sarda illetterata. Ah, fossi matta. Chiamiamo nel cinema i tre figli. Sì, 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 assolutamente già erano presenti. La bambina la vedo proprio tanto allegra, quasi che non sta più nella pelle, poter vedere questa sessione della mamma. Poi c'è l'altro bambino che è quello più, diciamo, intuitivo telepatico, che invece è un po' più posato. E poi c'è il terzo anche, vicino all'altro maschio, i due maschi vicini. E loro sono in primissima fila. La bambina è quella che la vedo più sorridente. Ok, sistemati, entità mentale collettiva e trucco. Impianti. Non so, mi dà gomito destro e tipo come se fosse un pezzettino di scotch all'altezza di quello che potremmo definire il terzo occhio. Quello è mentale. Basta. Va bene, soffermiamoci un attimo su questa data di oggi. 23/02/2023, palindromo. Siamo in un gioco, quindi ha una valenza simbolica. I poteri di questo gioco, quelli che si sono presi il potere, perché il potere è il nostro, alla fine, utilizzeranno oggi questo numero palindromo? Se sì, in che modo, come, quando, perché? Ci sono due numeri solamente, no? All'interno di questa data, ad esclusione dello zero. Forse anche lo zero possiamo prenderlo in considerazione, sono il 2 e il 3. Mm. O il 23 e il 22. Sì, 23 0, 22 0, 23. sì. E E dico prendendoli perché tu magari, singolarmente, non avendoli prendendoli, sotto sì, mano, non lo vedi. Ah. prendendoli singolarmente sono il 2 e il 3, le cifre. Ah. Il 3 mi rimanda immediatamente a tutti i triangoli, dal triangolo massonico, e non è un caso che oggi Ross sia qui a portarci anche questo argomento, ma lei ci porta anche un altro triangolo, che è quello della Trinità, perché Religione, sì, c'è tanta sistema di credo. religione nella sua vita. Sistema di credenze, sì, religioso, Padre, Figlio, Spirito Santo. E Ah. il 2, Mhm. il 2 me lo dà di nuovo sempre, comunque come fiamme. Come se il superamento di questa forzata piramide, che è il nostro blocco, il nostro condizionamento, sia possibile attraverso il 2, attraverso le fiamme. Ed infatti Ross ha come obiettivo principale il raggiungimento della fiamma. È molto emblematica, no? Questa sessione qui. Lei ci propone tutti gli elementi di questa data. Sì, cioè, ieri sono stati fatti nel mondo sacrifici? Ah, tra l'altro, ecco, mi arriva una sentenza. Allora, mm, allora, ma si possono dire i nomi perché è uscita una sentenza di un omicidio rituale molto importante che è avvenuto in centro Italia alcuni anni fa, no? Di una ragazza. Mascherali, perché qua sta diventando una rottura di scatole. Mm. Mascherali, Mm. E dimmeli. niente, è Non ho stato capito quali, un però. il verdetto di ergastolo per Ah, coloro che hanno compiuto questo omicidio rituale tagliando a pezzi questa ragazza. ah, ok. Mm. E quindi in realtà è come un rinnovare la ritualità di questo omicidio, anche perché sono stati condannati all'ergastolo gli esecutori, non i mandanti. Quindi far uscire il verdetto e inchiodare gli esecutori è come in un certo senso replicare l'energia
di questo omicidio rituale. Mhm. Continuano, diciamo così, questi sacrifici, soprattutto con le morti dei terremoti. Diamo un numero, un peso, queste attività, o un numero di sacrifici, diamo un valore. Voglio Diciamo che semplicemente... risulta inferiore, io non so quantificare, ma mi risulta inferiore rispetto a quello dichiarato. Cioè, il loro obiettivo sarebbe quello dichiarato di raggiungere, Dammi perché un gli numero. servirebbe raggiungere quello. 100? È un numero, eh? E, Loro sono a 70, a 20, a ecco, 5. è come se loro fossero rispetto al quello che vogliono e che dichiarano, il 100%? Ah. sì, 35% sotto. Ok, sono al 65% fatto Sì, dell'obiettivo 100. Oggi l'obiettivo è più alto. allora sì, sì, perché ovviamente è una data in cui si giocano tante cose e per cui c'è bisogno di mettere sul piatto molti più doni per Moloch. Mhm. Di quanto è più alto rispetto a ieri? Del doppio, di un pochino? Mi fa vedere come se volessero raggiungere il punto zero, laddove il punto zero è il perfetto equilibrio che loro chiedono. E quindi il perfetto equilibrio è che loro dovrebbero incrementare di questo 35%, perché questo 35% che gli manca gli continua a mancare e quindi oggi loro dovrebbero colmare questo gap. Però questo è tutto secondo i loro piani, non Ok, quello che poi riescono a realizzare. va bene. Se questa sessione non avesse luogo e non analizzassimo il palindromo oggi, a quanto arriverebbero? Al 65% di questo nuovo obiettivo oggi o no? Ci sono più azioni analoghe alle nostre, anche se effettuate in altri modi. C'è stata da quest'anno 2023 un'accelerazione di consapevolezza e quindi altri compiono altre azioni che magari appunto non sono come le nostre di ipnosi esoterica, ma che comunque contribuiscono ad impedire a questi soggetti di portare avanti il loro bottino. Ecco. Quindi oggi quanto arriverebbero? Vai alla fine della giornata. A mezzanotte meno un minuto, quanto riescono a sfruttare, qualcuno direbbe un portale, l'illetterata direbbe l'egregora perché le piace questa parola. Insomma, quanta roba fanno oggi? Se noi andassimo a farci un giro. Ah, interessante, guarda, che mi arriva proprio anche la canzone di Dalila, 2023, era ripetuto poi 2 volte, no? Nel 2023, 23, 23, no? Quindi oggi è proprio il 23 del 2023. Ed è questa data palindroma, quindi importante. Loro potrebbero raggiungere anche l'89. Va bene. Facendo cosa? Sacrifici nei sotterranei? Terremoti? Anche accentrando l'attenzione delle persone su argomenti con vibrazione bassissima, quindi portando su tutti i social degli argomenti molto bassi di perversioni, di deviazione. Va bene.
Beh, io produrrei insieme a te, Monica, se tu sei d'accordo, 23 milioni, 22.000 e 23 ad Eternum bomba. Molto grossi. È arrivato Elon Musk, come se Elon Musk abbia un ruolo decisivo in questo. Sì. Cioè, li Mm. crea o li contrasta? No, come se lui oggi avesse un ruolo importante, deve fare delle Ah, cose col suo Twitter. importanti. Mm. Sì. Ok, li mettiamo, tu ed io, e tutti quelli che ci aiutano, fatti e finiti, pronti, attivi ed eterni, là dove serve, nei Sicuramente posti, su ogni social. in ogni social, in ogni paese, in ogni città, soprattutto dell'Italia, visto che noi siamo italiani, Sì. sopra, sotto, nel mare, nel cielo, nelle basi, in tutte le basi militari, tanto ne abbiamo 23 milioni, ci sono sicuramente, In in tutte le, Spagna. in Spagna, in tutte le caserme, in tutti i luoghi di potere, in tutti i templi massonici. Mm. 23 milioni, non uno di più, non uno di meno, 22.000 e 23 ad Sì. Eternum. In Scandinavia. Come se loro Arriva fossero ancora più avanti sull'agenda. in Scandinavia? Sì. Sì, con chip, eccetera. Con questa azione, quanto arrivano alla fine di questa giornata? Ehm, è come se riuscissero in qualche modo questi ad eternum a sottrarre, perché tanto comunque cioè, non c'è niente di reale, Mhm. ok? È tutto un sogno, è tutto un film. Per cui è come se riuscissero a sottrarre l'energia dei sacrifici già fatti anche in precedenza. Mhm. Per cui non si è più raggiunto il testo 65, ma vedo che scende giù 48, quindi complessivo è proprio anche diminuito. Vabbè, la potenza adesso della Eternum la centuplichiamo e restano però 23 milioni e 22.000 e 23. Anzi, la rendiamo 1000 volte tanto. Raggio d'azione 1000 volte maggiore. È come se sottraessi dalla pancia di Moloch alcune persone che sono state sacrificate, come svuotarle. Quindi le riporti via, le sottrai e scende ancora questa percentuale e si Eh, ferma a 23. Va bene. Che bell'eco, hai visto? Diamo Sì. fastidio. C'è un capo finale che mi vuole dire qualcosa? Dunque, mi fa vedere un alto grado di militare, però non esposto. Mhm. Cosa vuole dirmi? Stai attento a quello che fai, Sì, perché? perché prima o poi ti becchiamo. E come? Inducendomi a volerlo. Allora, come se la strategia che volesse applicare è quella che tante volte hanno applicato per diverse persone, no? Come una macchina del fango, Ah, e quindi? a farti perdere di credibilità, E come? screditandoti, Mm. anche questo ovviamente è quello che è il suo progetto, Mhm. anche presso persone che magari ti conoscono abbastanza bene, di modo che tu ti senti fragile. Ah, ok, va bene. Sì, mi stavo distraendo un attimo. Va bene, dito medio infilato lì dove non batte il sole del Signore.
Il dito è un ad eternum, quindi brucia, questo dildo, brucia tanto. Poi entro nella scena, lo abbraccio e gli dico grazie di esistere, come si usa nelle canzoni degli adolescenti. Ma anche perché è vero, perché se non ci fossero questi qua sarebbe una noia. Sì. È anche arrivato il momento di toglierceli dalle palle, però volendo li abbiamo creati noi. Va bene, torniamo su Ross. Non c'è molto da fare e c'è molto da fare. Nel cinema non c'è il marito, non c'è l'illetterata, viene la signora pazza. No. Ieri era il suo compleanno, la signora pazza ha fatto gli anni. Ah, forse ha fatto 50 anni, non lo so. Ehm, ma ci sono i 3 figli. Viene, se c'è, la fiamma di Ross. Allora, lei me la colloca in Sicilia. Eh, deve ancora fare qualcosa di più profondo, più concreto e più determinante affinché questa fiamma da grezza diventi un po' più reale, ecco, un po' più meglio delineata. Lei ha creato, lei dice, la fiamma, il figlio l'ha visto, eccetera. Cosa ha creato? L'intento. Lei ha creato delle buone basi, come per tutto il resto. Lei ha gettato delle ottime basi, però è come se appunto avesse queste basi, ma faccia fatica a costruire il resto. L'azione. Cioè, la fiamma di Rosso, la fiamma di chiunque, è un campanello che suona, arriva il principe azzurro, la solleva e la porta via col cavallo bianco? È questo? Fa tutto No, lui? Fa no, tutto lui? infatti ovviamente non è così e infatti la situazione in cui si trova Ross è parziale perché? Perché lei ha delle ottime basi, ha delle ottime conoscenze e ha coltivato dentro di sé degli ottimi principi, valori, credenze, però è come se si fosse troppo isolata. Quindi è come se ha creato una sorta di scudo protettivo rispetto a quello che lei identifica come nemici, però non ha creato delle alleanze solidali, reali. Ci vuole di più agire da questo punto di vista qua. Allora, benissimo come lei sta facendo, che è una donna di polso e quindi sa dire una serie di no, si sa imporre e si sa imporre verso quello che io ormai lo definisco già ex marito perché energeticamente è un ex marito, verso i professori dei figli, verso il vicinato, si sa imporre, però deve invece creare in positivo. Ok? Perché va bene negare il consenso a tutte queste cose, ma deve formulare un consenso affinché si realizzino delle cose buone, effettive, pratiche, concrete. Mhm. Quindi, causa esoterica dell'invidia dei vicini, parenti, degli altri, insomma. È proprio un vecchio retaggio. Lei è partita da vibrazioni e ambienti molto bassi, sia appunto per l'uomo con cui si è legata e il lavoro che fa quest'uomo, nonché proprio l'ambiente, okay, in cui si è inserita. Per cui quella che era la sua entità mentale sistemati l'ha fatta inserire in un luogo in cui la consapevolezza era molto bassa. Quindi per cui nel momento in cui lei ha iniziato a crescere di consapevolezza, si è creato proprio un divario
fra lei e le persone che la circondano, che in parte è veramente di invidia, perché non riescono a comprendere come lei riesca, per esempio, a rimanere sempre in salute, riesca sempre a cavarsela in qualche modo rispetto anche delle leggi che in passato sono state molto stringenti. Però si tratta anche proprio di un'incompatibilità energetica, vibrazionale, che da lei appunto viene anche percepita come invidia. Causa esoterica della sua forte salute e quella dei figli. Sì, lei ha, come ti dicevo, messo delle ottime basi perché ha proprio scelto gli ingredienti giusti per la salute, per una salute fisica e per una salute mentale. Oltretutto, io devo dirti che il fatto di non amare il marito è stata una possibilità per lei di concentrare molto l'amore sui figli. Mm. E ha investito proprio il massimo. Anche perché, per come vedo io, lei ha vissuto moltissimo la solitudine, non si è sentita per niente compresa nella sua propria infanzia. La volontà invece è quella di far vivere i figli in maniera completamente diversa. Di farli sentire proprio invece circondati dall'amore e dalla libertà di essere creatori, mentre lei era assoggettata a tante regole, a tanti vincoli. Vuole proprio far vivere ai figli un'esperienza diversa. Vedo che questo amore proprio è l'elemento fondante della salute di tutti loro. Ci sono degli alimenti adatti? Allora, mi parla di vegetali, come se fossero dei vegetali con meno, diciamo così, che hanno non troppi passaggi, come se potessero direttamente passare dalla terra al suo piatto, che fossero ancora vivi, perché lei sta proprio contattando tanto la vita in tutte le sue espressioni, per cui ha bisogno di sentirla anche nel piatto, per cui diversi cibi crudi anche, crudi vegetali. Non pesce crudo? Quello che lei per esempio mi ha fatto vedere è proprio un'insalata recisa da poco, no? Mhm. E dei frutti colti da poco. Mi fa vedere questo dentro al piatto. Che se lei riesce ad andarli a raccogliere con i figli in qualche modo, perché magari qualcuno mette a disposizione, sai, l'orto e gli dice dai vieni, no? Oggi pomeriggio giochiamo, no? Raccogliamo un po' queste cose, quello lì è proprio il top. Causa esoterica dell'alta tolleranza? No, della alta tolleranza, ma resiste molto bene il dolore fisico. Lei lavora molto con la mente, è come se fosse una sorta di meditatore avanzato, per cui davvero lei è in grado di sopportare magari una febbre alta senza dover prendere antidolorifici o cose simili, perché lavora molto con il potere della sua mente, che è importante, la mente è importante, perché un'altra triade è mente, corpo, spirito, dove poi spirito e anima sono insieme. E quindi lei, lavorando bene sulla mente, riesce appunto a sopportare il dolore e questo si ripercuote positivamente sul corpo. Però è come un po', non dico la grande assente, però quella un pochino più messa a margine in questa triade è l'anima insieme allo spirito. Bisognerebbe coinvolgere in questo processo anche l'anima spirito. Cioè? Quella parte che sfugge di più alle idee, ai pensieri. I suoi pensieri sono corretti, però è come se rimanessero allo strato logico, razionale.
E c'è altro, c'è una parte di totale irrazionalità, intuizione, impalpabilità. Vuoi poesia, vuoi arte, vuoi indicibile, l'ineffabile. E quello è l'anima. E lei deve entrare in quello. Perché per il Come? resto quello che le dice la mente è corretto. Ma come? Deve ritagliarsi più spazio da sola in cui non ha faccende da eseguire, da sola in cui non pensa neanche ai suoi figli. Um, da sola con il proprio corpo, possibilmente non con la propria mente, perché in questo momento la mente ha preso molto il sopravvento, pur essendo settata correttamente. Allora, vediamo un attimo se c'è qualche tecnica che può giovarle. Perché per esempio mi dice molto la camminata, non deve stare ferma, cioè non la vedo stare ferma. Lei che cammina e mentre cammina tipo che sfiora dei fiori, cose del genere. Ma ogni volta che sopraggiunge un pensiero, e vabbè, anche se è un pensiero positivo, di sostituirlo alla visione. Cioè le viene in mente un pensiero, lei deve portare l'attenzione al fiore in sé per sé. Oppure le arriva in mente un pensiero che comunque è rinforzante tutto quanto, lei porti l'attenzione alla sensazione del vento sulla propria faccia. Iniziare così. E da quella che è la visione e la sensazione esterna, lei inizierà a sviluppare delle visioni e delle sensazioni interne, ma che bypassano la mente. È un modo per allenare il mettere la tecnica è una tecnica per mettere a tacere la mente. Sì. Va bene. Figli sono perle? Allora, la bambina, la femmina, allora, non mi si configura come perla, ma ipersensibile. Allora, mentre il bambino maschio mi risulta che si riesce a connettere bene con le menti degli altri, la bambina mi risulta, non so, connettersi di più con le cose, con gli eventi. Sono comunque dei bambini molto attuali, oserei dire, molto coerenti con l'energia della Terra in questo momento, molto puliti e soprattutto molto potenziali. Ok. Lei è legata a vite precedenti che la connettono ai figli? Non ti sento più, Monica. Ah, Sì, sì. sì, sì, Ok. stavo solo andando a No. vedere perché mi fa vedere una vita in cui lei non poteva avere figli. E c'erano due, di cui la femmina e l'altro maschio, non quello che si connette alle menti, l'altro, che erano tipo come una sorta di istituto, e lei era molto amorevole con loro. Mi fa vedere questa di vita, poi mi fa vedere una vita in cui la figlia era
tipo l'insegnante. Lei era un po' indietro negli studi e questa insegnante l'aiuta a pareggiarsi con gli altri compagni di scuola. E poi mi fa vedere un gruppo di colleghi, tutti e tre i figli e lei, colleghi che si ribellano al datore di lavoro, iniziano a organizzare tipo degli scioperi, delle proteste per le condizioni di lavoro non accettabili e vedo che ottengono dei risultati. E col Vedo marito? che questo ha molto riconoscimento presso tutti gli altri operai, che loro diventano un po', sai, i leader dell'azienda poi. E col marito? Allora, col marito vedo che suo marito è stato sua mamma. Una mamma tipo invidiosa della figlia, tipo come da una mamma non tanto attraente e non tanto fortunata con gli uomini, è nata una figlia invece all'opposto, molto bella e molto corteggiata, e nella madre si sviluppa questo senso di invidia. Io ho la sensazione, ma è una sensazione mia, ma correggimi se sbaglio, tu con la tua visione eterica, che a Ross faccia piacere dar contro con gli altri, anche con noi, al marito, e poi si è finito lì. Come dire, sì, proprio uno stupido, proprio uno stupido, lui non cambia, io sono meglio. Fine. Io non la vedo in questi termini, di stupidi, di persone che sono più avanti, la pensano diversamente da noi, è pieno il mondo. Il punto non è questo, il punto è dove vuole andare Ross, che poi si ricollega all'inazione progetto Fiamma, che siamo ancora a livello zero, se vogliamo. La voglio, ma ok. L'ho creata, no. Il gioco virtuale è questo, qui si fanno le cose. Va bene l'eterico, ma è qui che si fanno le cose. Altrimenti resta tutto eterico, questo gioco non esisteva. Anche se lei non è per niente consapevole, è come se in lei fosse radicato la necessità di tenere una famiglia unita, almeno nelle apparenze, eredità che gli proviene, vedo, per esempio dalla madre. Lei questa cosa non ce l'ha tanto, non si rende conto che lei è dentro questo e che lei non riesce veramente a spezzare questo schema. Sistemati, no? Eh sì, non riesce veramente a spezzare questo schema e a gettare le basi per una vita sua, chiaramente con i suoi figli, ma sua. Nome E della pietra. diciamo che finché lei sta nella mente, ecco una cosa proprio che si ricollega a quello che hai detto, la mente ha sempre bisogno di confrontare, di paragonare. La mente ha sempre bisogno di trovare anche qualcosa da sfidare, no? La mente, c'è anche un documentario famoso che si chiama Lo sfidante. La mente così è sfidante. Quindi finché lei rimane nella mente, rimane in questa attitudine di sfida. Quindi lei ha bisogno di sfidare il marito, lei ha bisogno di sfidare i vicini di casa, lei ha bisogno di sfidare i professori dei figli, no? Invece nel momento in cui entra nella dimensione dell'anima non c'è più questo, si va oltre. Però è proprio un'altra dimensione. Nome della PS. Battufolo. Della PE. Io al momento la vedo ancora come anello. Causa esoterica di non andare in ipnosi. Lei è molto bloccata nella mente e in questi schemi sociali e familiari che lei da un lato vorrebbe rompere, ma è mentalmente che vorrebbe rompere. Siamo ancora un po' in quell'inganno della mente che ti fa credere, li vuoi rompere, li stai per rompere,
ma poi alla fine rimani sempre in quella roba lì. Rimani sempre nell'anello che è il matrimonio, rimani sempre nell'anello che è quella casa lì e che è comunque quel giro di conoscenze lì. Anche se tu ne prendi le distanze psicologiche e ideologiche, alla fine frequenti sempre quelle persone lì. Effetti degli orgoni che ha preso in casa. Me lo fa vedere quasi più un dono per i figli, non lo so, è come se i figli attraverso gli orgoni recuperassero le loro capacità del passato. Allora, in particolar modo la vedo sulla bambina e potenzialmente sull'altro figlio che non abbiamo mai citato, dei tre, ok? Che abbiamo citato di meno, diciamo. Come se questo gli desse la possibilità di riattingere ad un periodo delle vite precedenti in cui erano meno cittadini, chiamiamoli così, ok? Più in un contesto rurale, selvaggio, così. E quindi a recuperare quel rapporto con gli elementi naturali e un altro tipo di comunicazione, che non è quella verbale, che non è quella scritta, che non è quella fatta appunto di convenzioni, ma è fatta di energia. È un recupero di quelle cose lì, di quelle doti. Lavoro? Riprendere a lavorare? Sì o no? Usare la sua creatività per produrre benessere? Mi dice che c'è bisogno di una nuova rete. Lei ha, sì, questa possibilità ce l'ha, per questo senso estetico, per questo occhio, colpo d'occhio, me lo manifesta così come colpo d'occhio. Lei ce l'ha ed è come se dovesse ritornare però ad allenarlo. Lei lo fa adesso sì, ma troppo parzialmente, anche perché ha poco tempo a disposizione e perché di fatto non lo pratica più di tanto, no? Non ha la necessità adesso di praticarlo. È come se si dovesse creare una nuova rete che le consentirà, l'agevolerà nel rientrare, ecco, in questo settore lavorativo. È come se avesse bisogno, ok, i nemici, eccetera, ma trova amici, trova alleanze. Eredità? Io l'eredità la vedo quella che le vuole consegnare la sua anima. E qual è? Perché infatti lei è da un po' che se la sente nell'aria questa roba, no? E anche lei stessa non la riesce a definire. Ehm, ehm, è come, vedi, l'eredità da cosa viene, no? Viene dal passato, un qualcosa che si è accumulato nel tempo e che poi tu ti ritrovi tutto insieme, come sorpresa. Ed in fin dei conti questo è esattamente l'anima. L'anima che ha accumulato tutte le sue esperienze nelle vite e che ha voglia di consegnare a Ross tutto questo accumulo, tutta questa ricchezza e che non sta riuscendo tanto a dargliela, ma vuole dargliela. Perché i figli dicono quello che lei crea o pensa? È capitato un paio di volte, adesso non sappiamo noi cosa. Vedo che c'è un ottimo rapporto energetico fra loro, nel senso che sono anime affini, i figli con lei. E quindi questo consente proprio una comunicazione paraverbale, chiamiamolo così, molto intensa. E proprio anche una collaborazione, come se lei iniziasse un pezzo e loro proseguono, oppure appunto c'è questa forma di telepatia. Ecco, vedi, i figli sono assolutamente degli alleati,
Però lei può cercarne al di fuori, anche più suoi coetanei e esterni alla famiglia, ma Va bene, vivendo esperienze anche simili a quelle che vive coi figli. portale aureo, l'amica e l'amico, l'amica di famiglia e l'amico. Allora, lei come amica di famiglia ha chiesto, se non sbaglio, un'amica della madre, però non so perché mi è venuta l'altra amica, che è la sua amica, quella che ha avuto appunto dei problemi alla testa, che tra l'altro ha lo stesso nome della ragazza a cui mi riferivo, che è stata uccisa, che è stata sacrificata e Ah, per cui è stato oggi portato il verdetto. mhm. Mm. Il nome è lo stesso. Mm. Vogliono lasciare un messaggio? La sua amica, questa qua, di cui ho appena parlato, dice che bello, sono riuscita a liberare la mia testa. Non sai che sollievo. Ti ringrazio. Tutti dovrebbero fare così. Io l'ho fatto. Correndo davanti al portale aureo? Sì, con due teste, cioè nel senso ha come una testa nuova, più eterica, più leggiadra proprio, e ha la sua vecchia testa sotto braccio. Perché questa anima non chiama un po' di altre anime rapidamente? Sì, lo fa. È come se catalizzasse a sé tutte le persone che in questo periodo sono affette da vari emboli, ischemie, eccetera, quindi vari trombi alla testa. C'è come assonanza, affinità. Ma viene anche Parkinson, chi ha problemi di Parkinson. Sì. Mm. Ok. Chiamiamo anche tutti i parenti che non sono accorsi dalla prima chiamata di Ross. Ah, poi è venuto anche l'amico, l'amico legato al profumo. Ah, Però allora, fa vedere che il profumo è anche lui palindromo. Non so se si può dire il, com'è il- questo profumo. il nome, cioè il marchio? Sono dei numeri, sono 4 numeri, no? E sono numeri palindromi. Mm. Sì, dillo. 1881. Mm. Mm. Quindi insomma, mi fa come capire che gli ha fatto questo gioco, no? Proprio tra due amici, che oggi è una data palindroma e lui gli ha fatto riconnettersi a questo profumo. Infatti a lei stamattina è venuta voglia di mettersi questo profumo. Mm. Le vuole dire qualcosa di diretto? Vabbè, a parte la polemica verso i profumi, cioè tipo mi ha detto se ti piace questo profumo, sceglilo in versione naturale. Questo era per noi un gioco, per ricordarci che siamo sempre connessi e volevo aumentare l'energia di questa data palindroma. Ti voglio bene, sei comunque una cara amica. Quanti sono i parenti totali che accorrono? Allora, i parenti, proprio i parenti di Ross, tipo 34, non tanti, vabbè. Perché lei certamente aveva già fatto un qualcosa così e poi vedo anche proprio ehm, anche il suo tentativo, diciamo, no, di farlo da sé. Ehm, Però vedo che grazie appunto all'altra amica che aveva avuto problemi
così cerebrali, chiamiamoli così, ne sono accorsi moltissimi altri, che sono appunto quelli deceduti per vari emboli, Quindi analoghi, complicanze di Parkinson, sì, affini, sì, sì, sì. quindi con un'analogia. Bene, chiudiamo tutto il portale Aureo, li salutiamo tutti. Totale alla fine chiudiamo con 408. Benissimo. La PS di Ross sa bene che cosa deve fare, ci spiega però prima cosa stiamo facendo qui oggi. Noi siamo qui oggi per consegnare a Ross l'eredità che lei sta attendendo. E qual è? Sono io. Cioè? Mi fa vedere che è un forziere, la PS, mi fa vedere che Ross può aprirla e dentro questo forziere c'è non c'è il fondo, perché è infinito. Non ha dei confini precisi questo forziere e mi fa vedere appunto che contiene qualunque cosa, qualunque risposta, qualunque desiderio realizzabile, qualunque energia di cui lei abbia bisogno. Cluster, avatar e rispettivi ad eternum contemporaneamente in tutti i posti. Io non so, Ross, dove stai scrivendo, io non sto ricevendo nessun messaggio tuo. Ah, non è che scrivi a me. Devi scrivere in questa chat se mi vuoi comunicare qualcosa, ma io non ho ricevuto nessuna comunicazione tua. Comunque, ad eternum, nel cluster e vediamo cosa c'è, nell'avatar e vediamo cosa c'è. Mi ha fatto vedere una croce rossa, preziosa, come se fosse, sai, di rubini e diamanti intorno. Ah. Questo è il cluster. E benché sia prezioso, lei è assolutamente consapevole del fatto che si tratta di contratti e butta via dentro il portale definitivo. A forma di croce, hai detto? Eh sì, è proprio come se fosse una croce gioiello, molto preziosa. Vedo che per creare l'ad eternum fa come dei gesti così con le mani, come se si sfregasse le dita. Così e muove poi le mani nell'aria, ta 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 ta, crea l'ad eternum. Molto dinamica questa creazione. Nuova vibrazione di Ross. 320 miliardi. Nuova consapevolezza. 216. PS. 56. Vite precedenti. 997. Cervello. 9.3. Grossi cambiamenti. 9.3 già interessante, più tutto il resto. Vite sotto le 1000, frequenza molto alta. Impianti, manti dei 2DL, che era poca roba, una sola entità mentale, trucco di livello 2 e collegamento con l'entità mentale collettiva sistemati, presenti. Non più? Vinaville, presente. No. PS e PE, sempre batuffolo e anello. No. Come si chiamano?
La PS mi fa vedere appunto il forziere, quindi la chiamerei così forziere, no? Con tutti questi tesori infiniti, con questo fondo infinito, forziere infinito, forziere infinitum. Mm. Dunque, la PE è chiave per aprire il forziere. Ok. Mi ripeti un attimo la PS quanto stava? Prima era 41, non l'ho segnato. 58, 56, 58 adesso. Ok. Quindi il forziere si apre quando... No, beh, no, assolutamente. E nel cinema? Sempre solo 3 figli? Diciamo che è un invito a Ross a connettersi sia con l'anima che con lo spirito, Mhm. per andare oltre la mente. Lei è ben connessa alla mente e al corpo, ma manca la parte che in questo caso la mettiamo insieme, no? Forziere e chiave le mettiamo insieme. Anima e spirito, che è la parte più puramente energetica, più impalpabile anche. Chiediamo a Ross di mettere anche lei 23.022.023 ad Eternum dove le pare. Lei oggi compie gli anni, ha anche una quantità di anni simbolica e importante. Lei oggi Mm. compie gli anni e i suoi ad Eternum oggi, adesso che è pulita, hanno un valore particolare, simbolico e speciale. Mm. Sì, vedo che sceglie proprio come se lei avesse mentalmente una mappa di tutti i templi massonici, sceglie di distribuirli lì e in tutte le basi militari, come abbiamo fatto noi prima, in Italia, Mhm. e in tutti i centri educativi, siano essi scuole, ma anche vedo catechismi, aggregazioni giovanili. Questo me li fa vedere che li diffonde dappertutto, oltre i nostri confini, vai in Europa, vai in Asia. Tanta attenzione verso bambini e ragazzi, mi fa vedere, per questi ad eternum. E anche nel Mettiamoli in sotterraneo. Italia. Mm. Soprattutto in Italia li metta. Lei è italiana. Sì. Sì, sì, infatti subito lei è partita da lì, come templi massonici italiani e come appunto luoghi in cui si ritrovano i ragazzi e vengono educati, spesso mal educati. Infatti lei li vuole mettere proprio lì per questo. Mhm. Dov'è la fiamma? Come se si stesse spostando dalla Sicilia, volesse attraversare il mare. Andare dove lei? Sì. O è lei che va da lui? Per adesso, allora dunque, da un punto di vista fisico vedo che la fiamma si avvicina. Ancora non vedo lei nello spostamento fisico. Qual è l'elemento nel fisico che fa scattare un processo verso la fiamma, che secondo me non è ancora iniziato? Mi fa vedere i bambini che sono andati a dormire e lei al tavolo con il marito, in un confronto, dove lei sta scrivendo come un accordo. Oh, molto interessante, finalmente. Qualcosa di concreto. Conclusione finale in una parola? Mi dice libera felicità, libera la tua felicità, sii libera nella tua felicità. La felicità è libertà. Perché le è sparita la tastiera? Penso dal tablet, penso, vero? È un tablet? No, da computer. Vabbè, insomma, perché le è sparita la coda della tastiera? Ci sono molte energie intorno al marito, tutta la sua professione, tutte le sue frequentazioni.
che non apprezzano questo lavoro che è stato fatto e il suo anelito di libertà. Va bene, abbiamo finito, Monica. Disconnettiti da tutto e tutto.